Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere un algoritmo molto famoso. Si tratta del bubble sort, è un algoritmo di ordinamento sugli array. Come vedete, qui di lato ho scritto l'algoritmo. Si tratta di un algoritmo molto semplice. Andiamo a vederlo nei dettagli. Il ciclo esterno ha un indice x che parte da 0 e arriva fino a n, dove n è il numero di elementi nell'array. In questo caso n è uguale a 8. Il ciclo interno invece ha un indice i che parte da 0 e arriva a n-1. E perché quindi fino a indice n-1? Perché noi dovremo andare a confrontare l'elemento in posizione i con l'elemento in posizione i più 1. Quindi in questo caso dovremo andare a confrontare l'elemento presente in indice 0 con quello presente in indice 1, poi quello presente in indice 1 con l'elemento presente in indice 2 e così via fino alla fine dell'array. Quando arrivo alla fine dell'array ovviamente non posso confrontare l'elemento presente in indice 7 con quello in indice 8 perché l'indice 8 non esiste. Quindi dobbiamo fermarci a n-1 e l'ultimo nostro confronto sarà confrontare l'elemento in indice 6 con l'elemento in indice 7. E infine, se l'elemento in posizione i è maggiore di quello presente in posizione i più 1, dovremo effettuare uno swap. Cosa si intende per swap? Semplicemente bisogna scambiare di posizione l'elemento in posizione i con quello in posizione i più 1. Ovvero in questo caso, se per esempio i fosse 5, andremo a scambiare l'elemento in posizione 5 con l'elemento in posizione 6. Quindi andremo a scambiare il 4 col 7. Ora andiamo ad applicare questo algoritmo a questo array. Quindi iniziamo dal primo ciclo, x parte da 0. Entriamo nel secondo ciclo, i in questo caso parte da 0. Andiamo a confrontare a di i con a di i più 1. Quindi andiamo a confrontare il 6 col 2. 6 è maggiore di 2? Sì. Quindi posso fare lo swap. Dopodiché i diventa 1, quindi mettiamo i uguale a 1. In questo caso andiamo a confrontare il 6 col 5, quindi 6 è maggiore di 5? Sì, quindi scambio 6 col 5. Dopodiché i diventa 2, vado a confrontare 6 con l'8, 6 è maggiore di 8? No, quindi non faccio lo scambio. I diventa 3, vado a confrontare l'8 con l'1, 8 è maggiore di 1? Sì, quindi faccio lo scambio. I diventa 4, confronto l'8 con 4, 8 è maggiore di 4, faccio lo scambio. I diventa 5, vado a confrontare l'8 col 7, 8 è maggiore di 7, faccio lo scambio. I diventa 6, vado a confrontare l'8 col 3, 8 è maggiore di 3, quindi faccio lo scambio. I diventa 7 ed esco dal ciclo perché la condizione è i minore di n-1. n-1 è 7, quindi i è minore di 7 è falso, quindi esco dal ciclo. Potete notare che dopo il primo giro il numero 8, che è il più grande dell'array, è stato spinto verso destra. Ora andiamo avanti. Andiamo avanti, incrementiamo x diventa 1 e i parte ancora da 0. Ok, quindi andiamo a confrontare l'elemento che sta in posizione 0 con quello in posizione 1. 2 è maggiore di 5? No, non faccio niente. Quindi vado avanti, i diventa 1, confronto 5 con 6, 5 è minore di 6, quindi non faccio nulla. Vado avanti, i diventa 2, confronto 6 con 1, 6 è maggiore di 1, quindi faccio lo scambio. I diventa 3, confronto 6 con 4, 6 è maggiore di 4, faccio lo scambio. I diventa 4, 6 è maggiore di 7, no, non faccio lo scambio. I diventa 5, 7 è maggiore di 3, faccio lo scambio. I diventa 6, 7 è maggiore di 8, no, non faccio lo scambio. Quindi diventa 7 e concludo il secondo giro. Notate che anche qui il secondo numero più grande, che è il numero 7, è stato spinto verso destra. Ora incrementiamo la x diventa 2 e i torna a 0.
Ricominciamo. 2 maggiore di 5? No, non faccio lo scambio, i diventa 1. 5 maggiore di 1? Sì, faccio lo scambio, quindi 1 e 5. I diventa 2. 5 maggiore di 4? Sì, faccio lo scambio, quindi diventa 4, 5 qua. I diventa 3. 5 maggiore di 6? No, non faccio lo scambio. I diventa 4. 6 maggiore di 3? Sì, faccio lo scambio. I diventa 5. 6 maggiore di 7? Non faccio lo scambio. I diventa 6. 7 maggiore di 8? Non faccio lo scambio. I diventa 7 e concludo il ciclo. X ora diventa 3 e I torna a 0. Vado avanti, confronto 2 con 1, 2 maggiore di 1 li scambio. I diventa 1, 2 maggiore di 4 no, I diventa 2, 4 maggiore di 5 no, I diventa 3, 5 maggiore di 3 sì, quindi li scambio. I diventa 4, 5 maggiore di 6 no, I diventa 5, 6 maggiore di 7 no, I diventa 6, 7 maggiore di 8 no, I diventa 7 e quindi si esce dal ciclo. Continuo, X diventa 4 e I torna a 0. Confronto 1 con 2, 1 non è maggiore di 2 quindi non li scambio, I diventa 1, 2 maggiore di 4 no, non li scambio, I diventa 2, 4 è maggiore di 3 sì e quindi li scambio, I diventa 3, 3 è maggiore di 4 no, non li scambio, I diventa 4, 5 è maggiore di 6 non li scambio, I diventa 5, 6 è maggiore di 7 no, non li scambio, I diventa 6, 7 è maggiore di 8 no, non li scambio, I diventa 7 ed esco dal ciclo. Ora noterete che già dopo 4 passaggi l'array risulta ordinato, però ovviamente l'algoritmo continua, perché continua fino a quando x sarà minore di n, quindi continuerà ancora per x uguale a 5, x uguale a 6 e x uguale a 7. Questo perché? Perché ovviamente non siamo partiti dal caso peggiore possibile. Il caso peggiore possibile sarebbe dove l'array è ordinato al contrario, ovvero dall'8 all'1. Noi siamo partiti da un caso medio. Infine ora andiamo a vedere brevemente la complessità di questo algoritmo. Il primo ciclo esterno ha complessità O di n, perché x va da 0 a n. Il secondo ciclo ha complessità O di n-1, perché i va da 0 a n-1. Le operazioni interne sono costanti, sia l'operazione di confronto che l'operazione di swap, quindi saranno O grande di 1. Ora essendo innestati dovremo andare a moltiplicare, quindi il ciclo esterno per il ciclo interno. Quindi ovviamente le costanti le ignoro, quindi rimane O grande di n per O grande di n-1, meno 1 è una costante, la tiriamo via, quindi la complessità finale del bubble sort sarà O grande di n quadro. Spero che questo semplice video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale, grazie.